Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, sono Vince. Indovinate un po' dove sono? E beh, è come non riconoscere il grattacielo di Cesenatico in questa mattinata di sabato molto tranquilla e abbiamo qui il nostro DJI Mini 2. Esatto, è tornato il DJI Mini 2, non lo abbandoniamo, anzi assolutamente lui è sempre con me, infatti da quando ho anche altri droni, questo è quello che comunque io mi tengo sempre dietro perché non si sa mai, qualche foto o qualche video può sempre capitare nel corso della giornata e quindi è proprio per questo che voglio parlarvi ancora di lui, perché tanti del mio gruppo Facebook si sono iscritti proprio sia al mio canale ma anche nel mio gruppo Facebook dedicato proprio a lui, al Mini 2, quindi è giusto ancora continuare a portare dei contenuti su di lui. Ieri l'ho aggiornato, ho aggiornato l'app, quindi abbiamo il tutto aggiornato alle ultime versioni. Voi sapete che io piloto con iOS, che questo è l'iPhone che mi sta riprendendo, ma ho anche dispositivi Android, quindi quando faccio dei test solitamente li faccio sia sui dispositivi iOS che sui dispositivi Android e quindi sapete che ogni tanto vi porto anche queste novità. Ma visto che siamo al Cesenatico, vi dico subito che adesso ci becchiamo proprio una bella clip che ho girato proprio oggi in questa bellissima giornata. Allora, vi è piaciuta la clip? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti e ovviamente se il video vi è piaciuto lasciatemi un commento, me lo dite, un like e un'iscrizione al mio canale che sapete è sempre molto gradita. Comunque questo è il drone che secondo me ancora oggi dovete valutare se siete soprattutto agli inizi. Ormai è un drone che ha calato anche il suo prezzo di vendita, sapete benissimo che è uscito il Mini 3 Pro che ha sicuramente qualche qualità maggiore proprio rispetto a questo drone, però non dobbiamo dimenticare che anche questo fino all'avvento proprio del Mini 3 Pro è stato un grande drone, lo è ancora tutt'oggi e quindi vi ricordo un po' le sue specifiche. Intanto la resistenza al vento, esatto, la resistenza al vento di questo drone è un livello 5 che è la stessa identica resistenza al vento che ha proprio il DJI Mini 3 Pro e lo sappiamo tutti benissimo che questo drone riesce a filmare appunto a 4K a un massimo di 30 fps per poi scendere ai 2K sui 60 e ancora oltre per andare anche a fare quindi degli slow motion veramente particolari che si possono fare in determinate situazioni. È vero, gli manca il formato di Cine-like che c'è proprio sul Mini 3 Pro, ma questo solitamente potrebbe non essere un grosso problema. Difatti tantissimi di noi lo hanno usato con grande soddisfazione portando dei video veramente incredibili. Il 4K ovviamente è a 100 megabit per secondo, il sensore comunque è un 12 megapixel da 1 su 2.3 pollici, quindi veramente un buon drone sotto questo punto di vista e ovviamente anche le fotografie che riesce a fare questo drone, lo sapete benissimo, hanno anche il formato RAW, quindi quale miglior amico per le vostre uscite che non avere proprio questo e scegliere appunto se scattare in JPEG ma soprattutto se andare a scattare proprio nel formato RAW che è quello più post producibile a livello
fotografico. Per quanto riguarda la batteria, ovviamente questo drone ci garantisce un volo maggiore di circa 20 minuti, c'è la possibilità di ricaricarlo proprio tramite l'ingresso USB-C con un power bank, quindi anche fast charge. Vi lascio qui sotto in descrizione il link se vi va e volete acquistarlo, perché vi permetterà di ricaricare il drone qualora voi aveste solo una batteria proprio qui dentro, e quindi di ricominciare un po' a volare quando siete un po' scarichi e magari vi state spostando in un'altra zona della città o addirittura in un altro luogo. Quindi un power bank sicuramente che farà al caso vostro, quindi valutatelo. Questo drone è interessante soprattutto nell'acquisto della versione base, che su Amazon, vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione, si trova a 459 euro. Tante volte scende e quindi viene fatta qualche offerta proprio su questo, e vi ricordo quindi di iscrivervi al mio gruppo di offerte su Telegram, perché le posto sicuramente tutte. Se poi vogliamo la versione combo, quindi con anche la borsa per il trasporto e le batterie extra, questo è un drone che va a 599 euro, ma tante volte scende anche a 549 euro, quindi capite benissimo che i prezzi cominciano ad essere molto interessanti per la qualità proprio che vi dà questo drone sotto i 250 grammi. Il Mini 3 Pro, infatti, se ci pensate, costa molto di più. Ad esempio, se vogliamo prendere la versione con lo stesso radiocomando, andiamo a spendere per il Mini 3 Pro con una sola batteria 749 euro, e se vogliamo aggiungere altre batterie, quindi il kit Flymore Combo, addirittura andiamo a spendere ulteriori soldi e quindi aggiungerci altri circa 190 euro a quelli che abbiamo già speso. Quindi comunque una differenza di quasi 350 euro, che non sono comunque pochi se volete cominciare proprio in questo mondo, e quindi valutate veramente. Sapete benissimo poi che il Mini 3 Pro ha anche a disposizione un bundle con il radiocomando smart, quindi con il radiocomando Pro, che ha una luminosità incredibile, un software dedicato, ma per quello andremo a spendere per il drone solamente versione base con quel radiocomando 1009 euro, quindi non proprio pochissimo. Quindi fate le vostre valutazioni e andate a prendere eventualmente quello che più vi interessa. Dicevamo proprio poco fa che questi sono droni sotto i 250 grammi, e sappiamo benissimo i vantaggi che ci dà un drone sotto questo peso. Innanzitutto non c'è bisogno dell'attestato di volo, cosa che però io sinceramente consiglio a tutti sempre di fare, anche se state pilotando questo drone o comunque ogni drone sotto i 249 grammi, perché avere le conoscenze base proprio per poter volare è veramente molto importante. Ovviamente si può fare sia in Italia con il sito dell'ENAC, ma se non volete spendere ad esempio dei soldi e andare nel sito del Lussemburgo, potete farlo in maniera del tutto gratuita, ed è anche molto divertente farlo, e acquisirete delle nozioni veramente fondamentali per poter pilotare questo drone in totale sicurezza. Sul mondo 250 grammi, quindi sul mondo degli inoffensivi, esistono tante altre alternative. Conosciamo Absan, conosciamo Autel, ma secondo me ad oggi su DJI nessuno è ancora arrivato alla sua qualità. La qualità che veramente regala DJI è perfetta anche a livello software. Purtroppo io li ho provati e devo dire che questa è una cosa che bisogna assolutamente segnalare qualora proprio voi volete cominciare nel mondo dei droni, perché avere la sicurezza che vi dà questo drone è assolutamente importante per non andare a fare dei crash, e ovviamente avere un segnale stabile è determinante qualora stiamo andando a filmare in scenari ad esempio urbani, come può essere questo, e avete visto il volo che abbiamo fatto, e avere un segnale pulito, un ritorno fluido e quasi in HD proprio sul nostro schermo. Questo direi che è veramente fondamentale. Avete visto, io l'ho vestito di arancione per vederlo meglio, quindi se vi interessano anche delle skin vi lascio sempre i link qui sotto in descrizione per Drone Italia. Voi comunque fatemi sapere nei commenti di questo video qual è il drone che utilizzate maggiormente, se utilizzate DJI, se utilizzate Absan, se utilizzate Autel, insomma voglio sapere quello che voi utilizzate e il drone con il quale voi vi trovate meglio a fare determinate cose. Comunque lui è sempre con me, viene sempre in macchina con me, e quando c'è bisogno lo tiro fuori e ci faccio 2 scatti al volo, e mi regala sempre grosse soddisfazioni. Io comunque vi ringrazio per essere restati con me fino alla fine anche di questo video. Rimanete sintonizzati sul mio canale, perché comunque i contenuti sul DJI Mini 2 non verranno abbandonati, e anche tu non abbandonare il DJI Mini 2. Ciao ragazzi!